questi fatti non venivano soltanto, diciamo, nella provincia di Palermo, ma venivano anche in altre zone, sia nel Trapanese, sia nell'Agrigentino e sia anche nel Catanese, insomma. Quindi Salvatore Riina, piano piano, cercando delle scuse, trovando delle provocazioni, va bene, faceva sì che molte persone, ma che non erano d'accordo alla sua linea, alla sua condotta, diciamo, di criminale, lui in tutti i modi cercava di eliminarli. Per esempio a Badalamenti l'ha messo fuori famiglia, perché dice che quando hanno ucciso, diciamo, a Francesco Madonia a Vallelunga, il Gaetano Badalamenti, diciamo, acconsentì moralmente, diciamo, a Peppe Di Cristina di uccidere a questo Francesco Madonia. L'eliminazione del Pippo Calderone avviene perché insieme, diciamo, a Di Cristina, che vanno a fare questo omicidio, c'è, diciamo, un certo Turi Pillera, che è un uomo della famiglia di Catania, e quindi per questo c'è anche, diciamo, intrufelato Giuseppe Calderone e così via. Insomma, vengono un pochettino eliminati quasi tutti i più grossi mafiosi, sempre con la scusa del Salvatore Riina, che cercava ogni scusa. Dopo la morte di Salvatore Greco in Venezuela per cause naturali, dopo l'espulsione di Tano Badalamenti da Cosa Nostra, dopo aver fatto uccidere Giuseppe Di Cristina, le attenzioni dei corleonesi sono rivolte tutte verso Pippo Calderone, boss di Catania, conosciuto a tutti come Cannarozzo d'Argento, per via del problema alle corde vocali, che lo aveva portato ad una operazione. Pippo Calderone era molto amico di Di Cristina, ed era anche inviso già ai corleonesi, quando anni prima si era opposto a loro, riguardo i sequestri di persona in Sicilia, cosa che avrebbe potuto minare a Catania la protezione della potente famiglia dei Costanzo, che si erano affidati per la propria protezione proprio a Calderone. Se Pippo era ancora in vita, lo doveva al fatto che i corleonesi avevano ancora un minimo di riconoscenza verso di lui, per il fatto che agli inizi degli anni 70 aveva ospitato i latitanti Luciano Liggio e Bernardo Provenzano. Ma proprio per la questione dei sequestri, Liggio aveva interrotto i rapporti con Pippo Calderone, forse un modo per divincolarsi dalla questione, senza doversi sentire in debito con chi lo aveva ospitato. Ma ora Liggio è dietro le sbarre, e a Totò Riina non importa nulla dei vecchi piaceri fatti da Calderone. Riina doveva vendicare l'omicidio di Ciccio Madonia, anche come prova di forza verso gli altri capimafia, e Totò aveva già la persona giusta, Nitto Santapaola. Nitto è entrato nella famiglia di Catania nel 1962, facendo il rito di affiliazione, la famosa puncitura, insieme al fratello di Pippo Calderone, Antonino, e insieme a Francesco Ferrera detto Cavaduzzu. Nitto è un ragazzo intraprendente e spietato, presto diventa il capodecina della famiglia di Catania, guidata da Pippo Calderone, ma sembra che la cosa non gli basti. Nel frattempo diventa anche l'autista di Pippo Calderone e lo accompagna alle riunioni della Favarella da Michele Greco o anche da Stefano Bontade. A un certo momento Calderone a Catania ha dei problemi. Quali sono le ragioni, schematicamente, che hanno portato Calderone ad avere dei problemi, che nessuno gli piaceva più Calderone? E poi vediamo il suo intervento su questo aspetto. Lui sa che ha dei problemi e io ce l'ho sviluppate. Esatto, diciamo così. E che problemi aveva? Moralmente. Lei che problemi gli ha sviluppato? Lui che problema aveva, Calderone? E allora lui aveva problemi. Lui erano quasi ogni giorno, 2 o 3 volte a settimana, erano sempre a Palermo. Sì. O da Bontate o da Badalamenti quando c'ero, era a Caltanissetta da Peppe Di Cristina, e erano sempre là perché a Catania anche non potevano risiedere molto perché si stavano sparando uno con gli altri. Sì. Che succede sparando? I più giovani sono io ancora non conoscevo Nitto Santapaola, voglio precisare, sì. Non conoscevo quello che era stato ferito in un rito a fuoco. Ferlito, non conoscevo Franco Romeo, che era Rosario Romeo, sì. Uno che poi hanno ucciso giovanissimo. I Calderone non potevano stare molto a Catania, avevano una pompa a benzina e cosa a vista perché si preoccupavano pure se ci sparavano. Sti ragazzi cercavano di darsi da fare e di andare ammazzando gente contro, però sì. Non erano Cosa Nostra.
erano gente rapinatori o si organizzavano tra gruppi e così. Una sera vanno per fare un attentato a 2 o 3 che sapevano dove erano riuniti. Sì. Vanno per fare l'attentato, ma quelle già erano avvisate, erano preparate, rispondono a fuoco. E di Nitto, Santa Paola, Ferlito, un altro che c'era, non mi ricordo il nome, Feriscono. Ammazzano a uno di loro, uno ferito, ne ammazzano 2. Sì. Ma uno di loro viene pure ammazzato e feriscono a morte il Ferlito. Sì. Si portano il morto in macchina, perché altrimenti trovano di questa parte uno là, la polizia, ci viene facile. Si portano a Ferlito, il morto lo portano nella moglie. Sì. Si può immaginare una signora che si vede arrivare il marito morto. E il Ferlito lo vogliono portare, non vogliono andare all'ospedale perché altrimenti collocano la sparatoria. Certo. Vanno a bussare dove? Dal suo capo. Che era quindi Calderone? Pippo Calderone, che aveva, come si chiama, che non poteva uscire dalle 8 e cose. Va bene. E ci vanno a bussare, aveva le sue conoscenze, le sue amicizie a Catania. Per trovare un medico, qualcuno che curasse questo un professore e dimmi che lui dicendo ma io non posso uscire, non posso andare, adesso non ci sono i telefonini o internet o qualsiasi cosa, ma ai tempi si doveva andare di presenza e non posso uscire di qua e di là. Per queste cose uno di Cosa Nostra ci interessa qualsiasi cosa, pure che va a prendere un processo per la sorveglianza, per qualsiasi cosa si deve dare da fare per una cosa del genere. Insomma, un capo avrebbe dovuto trovare un medico in 448. Va bene, io se ero capofamiglia mi arrivava uno così, qualsiasi professore, già che l'avevo in famiglia, i medici, va bene, come Cosa Nostra. Ma avrei fatto qualsiasi cosa. L'hanno portato quello che stava morendo, il Ferlito, Alfio Ferlito, che stava morendo, l'hanno portato in ospedale. E ci portatemi in ospedale, meglio che mi arrestano che... E ci hanno promesso che lo andavano a liberare appena si è. E così è stato. Quindi poi hanno fatto anche un'irruzione in ospedale per liberarlo. Sì, per liberarlo. Però tutto questo non è stato visto bene, diciamo, per Calderone. Non è stato visto bene, erano tutti contro Calderone, tutta una situazione, non si comportava bene, se ne andava a Palermo e loro lottavano qua, che tanti eroi di Cosa Nostra erano morti. Un giorno mi sento chiamare di un amico mio, non solo come Cosa Nostra, ma amico mio di famiglia personale, che era il capo famiglia, il capo mandamento di Canicattì, Antonio Ferro, sì, che aveva feudo. Mi sento, Franco, dice, puoi avvicinare, che dovrei parlare, ti dovrei fare ascoltare un discorso. Faccio una parentesi, già noi nel 76, questo discorso, 77, già era tutto un programma di poter destabilizzare le famiglie, mandamenti, ci covava sotto il Reina, va bene. E allora io vado, perché mi chiama l'amico mio, trovo a Canicattì e Quindi da Ferro va, giusto? Da Ferro. E mi presenta come Cosa Nostra a questi 5 ce n'erano, ma c'era uno che era più anziano, si chiamava Zuciccio, ma non so chi sia. Forse. Mi presenta 4-5 che c'era Ferlito, Nitto, Santa Paola, c'era Carletto Campanella, mi sembra, va bene, c'era Sciuzzu Ferraro, no Ferraro come chiama, Magione, ecco. No, mi ha fatto ascoltare tutti i discorsi che era successo, quello che ho detto prima, il fattore di ospedale. Quindi si lamentavano di Calderone. Si lamentavano, è una cosa gravissima per una cosa. Infatti ascolto tutto il discorso, là c'era Ferlito che ancora aveva tutti i segnali di V che aveva avuto, era latitante, perché era stato imputato per questi omicidi, e ascolto tutte cose. Ho detto, è grave la situazione, ma Calderone è ancora vivo. Perché io un capo che mi abbandona così, io ci andrei a sparare. Se lo so che è vivo perché l'ho visto l'altro giorno. Va bene, ci ho detto. Non allargate la cosa e poi vi darò una risposta. Scendendo parlo col perno principale, Michele Greco e Totò Reina.
I quali dicono? Bernardo Brusca. Allora, Totò Riina ha preso un terno, e i quali mi dicono, ma chi erano? Ci ho detto, era Tizio, diceva, tutti giovani, sì. Ci ho detto, c'era uno anziano, per Ciccio, così. E allora fai una cosa, incontrale di nuovo, le dice se possono pure qualcuno di nome più conosciuto e più anziano, perché magari i giovani, sai, vogliono mandare via i più anziani. Mi sono incontrato di nuovo con Nitto, ho fatto dare appuntamento e c'erano uno o due, e così dice, faccio vedere Ferrera, che era il suo parente. Sì. Ho detto, quando vi do l'avviso ci vediamo nel punto che vi dico, che vi vogliono parlare. Così Totò Riina fa una mini riunione provinciale, perché c'erano tante che erano come Bontate, come Badalamenti e come altre, erano per Calderone. Si fa una mini della commissione provinciale, comunque era una 6-7. Sì. I più arrivano i catanesi. E io non rappresentavo commissione, ma ero tutto quello che sapevo, che avevo cercato. Do l'appuntamento, in questa riunione si è deciso di portare a giudicare il Calderone, visto che si doveva giudicare un capo provincia e le cose erano molto gravi, si doveva riunire tutta la commissione regionale e mi dicono di organizzare. Dovevo dare gli appuntamenti catanesi, allora Michele Greco mi dà l'incarico, ma nello stesso tempo erano passati mesi che già c'era stato l'attentato che si era organizzato per il capo provincia di Caltanissetta. Di Cristina. E fine 77 si era organizzato per ammazzare lui, mentre per una fatalità che io so, e l'ho scritto pure in un libro, e non c'era dentro la macchina, ma per fatalità. Vabbè, comunque tutto il discorso di Cristina è troppo lungo, però diciamo... Sì, ma a marzo si fa questa riunione regionale e viene pure di Cristina, tutto scortato di qua e di là. L'ultima volta che ho dato il bacio di amicizia a Di Cristina. Organizzo questa cosa, ma eravamo un centinaio e l'altro che scortavano ognuno i suoi e diventavamo 200. La Michele Greco, dove si fa? Favarella non si poteva fare da lui. Dove si fa? E ho pensato, ho parlato con mio sempre fraterno amico Principe, non lo potevo fare nel castello dove gestivo io tutti i locali che avevo per evitare e cose. Dove avevamo società, l'ho fatto in quello privato, anche visto la struttura com'era, l'ho fatto in quello privato di Solanto, un altro castello. La prima cosa che si è fatta, mi hanno dato l'incarico, Michele Greco e Totò Riina di più, che nessuno poteva entrare armato, perché ci doveva essere una perquisizione. Sì. A chi ci facciamo fare perquisizione? Io non la potevo fare perché ero di parte, sono guardato di tutte come Totò Riina in persona. Giustamente, e quindi? E allora ce la faccio fare al Principe. La perquisizione era cosa nostra, però era una persona molto equilibrata, una persona che... Perquisizione del Principe. Va bene. E le dico pure che l'unico armato poteva entrare solo Totò Riina. Ci ho detto, fai finta di niente, lo cerchi, perché così mi aveva detto e così dovevo fare. E così si fa questa riunione. A riunione c'erano chi contra i Calderone, chi non contra. Nell'estate del 78 dunque, Nitto è ai ferri corti con Calderone, tanto che con il suo alleato Michele Greco ottiene lo scioglimento della famiglia di Catania, nella riunione nella villa del principe Alexander Vanni Calvello. Dopo 4 giorni mi dice Riina, dice a Nitto Calderone che si deve togliere il pensiero. Segretamente si doveva fare questo lavoro. Scusi, aspetti, la ripete un attimo. Dopo poco tempo. Le dice? Tempo. Che Pippo, dovevano ammazzare a Pippo, se lo dovevano togliere davanti. Va bene. E allora, ma già lavoravano perché dopo maggio
Prima è stato ucciso Peppe De Cristina, perché avevano più preoccupazione di Peppe De Cristina, che era il compare. Sì. E mi dicono, dice, tu che sei diventato così intimo, perché Nitto per me ero diventato il suo, come dire, il suo miglior amico, che l'avevo portato in quella situazione. E ci ho detto, vedi che... In fondo, insomma, ne aveva favorito lei l'ascesa in un certo qual senso. L'ascesa, tutti direi. E allora dico, vedi cosa ti deve dire Reina. E allora Reina dice, Nitto, in questo modo se tu ti vuoi pulire i piedi di questa gente, così così. Finito. Un giorno però si passava tempo. Un giorno mi chiama Reina e dice, vedi l'amico tu ancora perde tempo. Perché insomma Nitto Santapaola non voleva subito chiudere questa cosa, giusto? Non voleva ucciderlo a Calderone. Onestamente Nitto Santapaola era una persona molto equilibrata su questo, rispettava l'amicizia, rispettava che ci veniva compare, non so perché, da dove si chiamavano compare. E mi faceva frare, dice, ma è un uomo già ha sofferto questa cosa che ha avuto, ma perché? Cos'è che ha avuto? Perché un'operazione e respirava male, no? Parlava male. Cioè, già che ha avuto, ci ho detto, Nitto, conosco i corleonesi, che vuoi che ti dico, l'hai portato questa situazione in questo modo, vedi. Qualche giorno dopo Pippo Calderone nota qualcosa di strano nella sua macchina. Il fratello Antonino vede che è un pacco che assomiglia a della dinamite. Pippo sospetta immediatamente di Nitto Santapaola e lo chiama per capirne le reazioni. A quel punto i due decidono di incontrarsi e Nitto, vista la cosa, decide di far intervenire un suo uomo per far disinnescare l'ordigno. L'uomo in questione è Pietro Rampulla, un estremista di destra. Il gesto di Nitto però amplifica ancor di più i dubbi di Pippo Calderone sulla sua responsabilità nell'agguato, tramutando l'incertezza quando Rampulla, con estrema facilità, disinnesca l'ordigno, confermando indirettamente che l'esplosivo lo aveva posizionato lui. Ci siamo incontrati noi altri l'ultima volta nell'estate del 78 con Badalamenti in una villa fuori Palermo, perché ci avevano messo una bomba nella macchina e mio fratello. E ci siamo incontrati, era lui, era Stefano Bondà e Saro Recupone. E questa bomba... E lui poi dopo l'ho accompagnato io in macchina e mi disse, mi ha cantato una canzone, spara Gonzales, spara perché altrimenti gli altri sparano te. Mi scusi signor perché Calderone, dire che non ho recepito... a Nitto Santapaola. Tano Badalamenti mi ha cantato questa canzone. A lei. Facendomi capire di ammazzare a Nitto Santapaola. 8 settembre del 78 viene ucciso Pippo Calderone. A tradirlo sono stati due uomini a lui vicini, Nitto Santapaola e Salvatore Ferrera. Avevano fissato un incontro con Calderone, presso il residence La Perla Ionica di Acireale, di proprietà dei fratelli Costanzo, a cui Calderone offriva la sua protezione. L'appuntamento è stato fissato per incontrare Piddu Madonia, il figlio di Francesco Ciccio Madonia, assassinato il 16 marzo precedente, e che alcuni suoi uomini, Luigi Lardo e Giovanni Chisena, erano stati avvistati presso l'abitazione di Calderone, e questo ne voleva spiegazioni. Dunque, rassicurato dal fatto che l'incontro era stato fissato da Santapaola e Ferrera, di cui si fidava, si avvia all'incontro insieme all'autista Lanzafame disarmati, ma durante il tragitto vengono raggiunti da numerosi colpi di pistola nei pressi di Aci Castello. I due vengono gravemente feriti. Calderone muore 3 giorni dopo all'ospedale, mentre Lanzafame, nonostante la ferita alla testa, riesce a sopravvivere e sarà proprio lui a ricostruire le dinamiche dell'agguato. La settimana seguente Antonino Calderone incontra Santapaola, che si dice all'oscuro dei motivi e di chi l'abbia compiuto, dicendo forse i Cursoti o i Carcagnusi, gente cui Santapaola ha una guerra in corso da tempo. Nella stessa giornata, insieme ad Alfio Ferlito, incontra in una masseria Stefano Bontade per cercare di avere informazioni, ma anche Bontade è all'oscuro della cosa e non sa dare né moventi né colpevoli, ma fortemente dispiaciuto per la morte di Pippo, a lui molto vicini come di Cristina. Si scoprirà col tempo che tra gli esecutori dell'agguato ci sono Luigi Iliardo della famiglia di Valle Lunga Pratameno e parente dei Madonia, e Ignazio Ingrassia, detto Boia Cani, della famiglia di Corso dei Mille molto legato a Michele Greco. Da questo si evince una collaborazione di più famiglie, tutte legate ai Corleonesi,
per l'eliminazione di Calderone. Tuttavia al tempo, non essendoci prove del coinvolgimento di Santa Paola, l'omicidio rimase avvolto per diverso tempo nell'ombra e non venne vendicato. Il 28 settembre del 78, 20 giorni dopo l'assassinio di Calderone, si svolge una riunione a Bagheria, in casa di Tommaso Spadaro, dove ci sono Michele Greco, Nitto Santa Paola, Totò Riina, Alfio Ferlito che è giunto l'insieme a Totuccio Inzerillo e Antonino Calderone. A quest'ultimo nessuno spiega perché sia stato ucciso il fratello, anzi implicitamente viene invitato a non fare storie. Dopo Calderone viene invitato da Michele Greco presso la tenuta di Favarella e gli viene chiesto se sa qualcosa dell'incontro tra suo fratello, Di Cristina e Cicchite Du Greco, e se sia vero se Greco avesse chiesto a Di Cristina di partire con lui per il Venezuela. Antonino Calderone Basito riferisce che non sa nulla e nemmeno dell'esistenza di quell'incontro, e così facendo si salva forse la vita. Ora Totò Riina ha anche a Catania il suo uomo di fiducia, Nitto Santa Paola. Ho conosciuto Luciano Leggio, ho conosciuto Salvatore Reina, ho conosciuto Benedetto come si chiama, Provenzalo. Questi erano gli uomini di Corleone. Andiamo per ordine. Innanzitutto Luciano Leggio. Luciano Leggio quindi era un uomo d'onore di Corleone? Era rappresentante di Corleone. Rappresentante di Corleone. Lei ricorda quando e dove lo conobbe? Io l'ho conosciuto alla fine del 60. Una volta Gaetano Badalamenti ci ha mandato a chiamare a me, a mio fratello e al vice rappresentante provinciale di Catania. E gli disse a mio fratello se poteva tenere a Luciano Liggio perché non lo poteva più tenere lui, che era l'aiutante Luciano Liggio, e i momenti erano critici, non li poteva più tenere. Se poteva mio fratello. Quindi alla fine degli anni 60 Luciano Leggio si sposta, diciamo così, a Catania. Lui e Bernardo Provenzano. Per quanto tempo? Avevano documenti falsi, si facevano chiamare Farrugia. La mia domanda era per quanto tempo rimasero a Catania, in particolare Luciano Leggio? Quasi 2 anni.